Sono Valentino Bega, ex dirigente del settore promozione dell'Emilia Romagna e mi autocelebro come guida gastronomica. Io ho fatto tantissimo lavoro in regione, particolarmente concentrato sul marketing territoriale legato ai prodotti agroalimentari di qualità e ai vini di qualità. Mi sono occupato della nascita e della crescita delle strade dei vini e dei sapori. Cosa dire in merito al patrimonio gastronomico di questa regione? Credo che siamo conosciuti in tutto il mondo, celebrati in tutto il mondo, dal prosciutto di Parma al parmigiano reggiano, l'aceto balsamico tradizionale, per citare alcuni tra i più noti nel mondo. Però abbiamo un patrimonio gastronomico tradizionale legato spesso e molto alla cucina di casa, che mi piace ricordare perché rappresenta la vera carta d'identità di un territorio. Il parmigiano reggiano ormai è un brand, il prosciutto di Parma è un brand, ma quello che si nasconde in questi territori è la vera natura, le radici della nostra cultura agroalimentare. Io vengo da una provincia tra le più basse, che è quella di Ferrara, che però ha dei grandi prodotti identitari, uno per tutti la salama da sugo, che credo che in pochi conoscono, nel senso di averla assaggiata, ma in parecchi ne hanno sentito parlare, che è il movimento lento, soffermarsi a valutare territorio, le genti, la cultura, l'arte, la cucina, no? Significa arricchirsi di un patrimonio che ogni regione ha, ma questa in particolare ce l'ha particolarmente concentrato. Per parlare di vini, siamo una delle regioni più ricche di vitigni autoctoni che stiamo valorizzando, perché sono la vera nostra possibilità di battere sul piano concorrenziale i grandi vitigni internazionali. E questo è, come dire, un patrimonio che è irripetibile, inimitabile soprattutto, tant'è che annoveriamo purtroppo per noi la maggior parte di grandi prodotti che vengono imitati, falsificati nel mondo, sottraendo una fetta enorme di fatturato. Si parla di 50 miliardi all'anno di mancato introito derivante dalla vendita dei prodotti a marchio. Io penso sempre che ogni angolo di questa terra sia di per sé una miniera di buon gusto, di cultura, di cibo assolutamente originale. Penso che quindi tutto il territorio sia vendibile. Una guida gastronomica deve fondare la propria cultura su queste cose che ho detto, cioè studiare, capire, leggere, intervistare, memorizzare e tramandare. Non c'è bisogno di inventare nulla, l'ho sempre detto quando lavoravo, basta osservare, tirare un cassetto, parlare con una persona anziana per poterci, come dire, arricchire di contenuti. Quindi una gastroguida ha anche questo compito, il compito di non far dimenticare, e questo è, come dire, un compito che personalmente mi sono incaricato di assumere. È il cuore che parla. Io ho sempre percepito le belle persone, i contenuti attraverso la modalità di esprimerli e di dichiararli. Le gastroguide quindi devono essere degli amici del territorio, devono essere amici delle genti, devono sapersi calare con affetto e con il cuore all'interno del territorio.